Oh, grazie, ma non dovevi, è una 5090. È una 5090, cioè non è ancora uscita, però c'è un biglietto per ricevere una 5090 poi a gennaio. No, non è una 5090. Vabbè, allora non mi interessa, grazie, però mi interessa questo, ovvero come fare i biglietti di Natale per i vostri regali fatti con l'AI e con un po' di workflow che ho condiviso con voi durante l'anno in diverse guide e che ora potrebbero tornare utili. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Non mi dite che dopo tutte queste guide che abbiamo fatto, dopo tutti questi workflow, dopo tutto questo giro di generazioni, vi presentate a Natale con dei bigliettini comprati, con delle grafiche terrificanti, delle cose banali. No, perché adesso sappiamo generare in ogni modo ed è giusto che ognuno di voi si faccia il suo bel bigliettino personalizzato e in modalità diverse. Ovviamente non vedremo 1000 modi perché potete farli veramente in 1000 metodologie diverse. Ne vedremo alcune, per esempio la generazione di base, come aggiungere la vostra faccia su una generazione, come fare una generazione partendo da un vostro disegno, magari uno schizzo, un qualcosa di semplice, come fare l'upscaling e migliorare l'immagine per poi andare a stamparla e farvi il vostro bel bigliettino. Questa guida è un insieme di altre guide, infatti vi farò collegamenti a guide già viste, perché altrimenti diventerebbe una guida abnorme e già questa durerà abbastanza. Perciò in descrizione trovate tutti i collegamenti. Durante il video vi mostrerò le anteprime delle guide collegate in modo tale che avrete tutti i riferimenti per giostrarvi un po' con la creazione. Non dovete per forza fare tutti gli step della guida perché magari vi basta fare una generazione, oppure volete fare solo quella per mettere il vostro volto o fare solo il disegno, solo l'upscale, decidete voi. Io ho pensato che queste erano le basi per poter già fare qualcosa di simpatico e divertente. Allora andiamo a vedere subito come generare con Flux per fare un bigliettino di Natale. Come detto inizialmente, questa guida sarà un insieme di altre guide che ho già fatto, per il motivo che altrimenti diventerebbe un video lunghissimo, molto noioso e che magari non a tutti serve rivedere le stesse cose. Perciò farò riferimento alle guide che ho già fatto nel momento in cui sarà necessario. Per esempio, adesso, se non conoscete ComfUI, ho fatto una guida che vi spiega da zero come approcciarvi a questa web UI, che sicuramente non è semplicissima con tutti questi nodi, questi collegamenti, ma che io vi consiglio particolarmente perché in realtà è quella presa di riferimento da tutti. In quella guida cambiava l'interfaccia perché adesso questa è quella nuova. Se fate setting qua sotto e poi fate menu, mettendo disable vedrete la stessa interfaccia di quella guida, ma la cosa importante sono i nodi che sono rimasti praticamente identici, a parte forse un po' il colore dei link e il fatto che se fate doppio clic ora c'è l'anteprima nella ricerca. Se ricliccate qua in alto, fate top, vedrete l'interfaccia nuova. Molti mi chiedono come si fa ad avere questa parte qua con i valori ed è il nodo chiamato Crease Tool, questo qua che vi permette di vedere i valori di sistema e perciò avere un occhio sempre su CPU, RAM, GPU e VRAM. Questa parte col QI potete spostarla, metterla dove volete, io la lascio sempre qua. Come sempre appena entrate in ComfUI facciamo Manager, Update All, in questo modo aggiorniamo ComfUI stessa e tutti i nodi che avete già su, nel caso lo state già usando da tempo. Se l'avete appena messa non è necessario fare update all perché sarà sicuramente già aggiornata, perché quasi sicuramente al primo avvio scarica quello che gli serve e teoricamente già l'ultima versione. Partiamo allora con la generazione di base, facciamo un workflow qua in alto e facciamo open. Siamo nella cartella con tutti i miei workflow che trovate su GitHub, potete scegliere se clonarla oppure se scaricare lo zip, è praticamente la stessa cosa perché solitamente li carico in contemporanea. Entrate in Flux 1, avevo fatto diversi workflow per generare di base con Flux, ma ultimamente io uso semplicemente il basic. Facciamo apri. Se aprite un workflow dove non avete i nodi sicuramente vi fa l'elenco di quelli che vi mancano segnandoveli in rosso. In questo caso fate semplicemente manager, install missing custom node, qua vi fa l'elenco, li selezionate tutti, fate install, lui fa la sua elaborazione, vi chiede di fare un restart, ovviamente ricarica solo la web UI, vi apre un'altra scheda e a quel punto avete tutti i nodi che servono. Nel caso non riesce a installarli, c'è qualche problema o non si sa il perché, dovete
dovete andare in Manager, Custom Node Manager, qui cercate il nodo che non riesce a installare e lo installate voi facendo install. Non dovrebbe succedere questa cosa, ma alle volte capita purtroppo. Nella guida iniziale che avevo fatto che spiegava come usare Flux, c'era qualche problematica con ConfUI e con i PyTorch all'epoca. La lentezza nel generare costringeva ad usare Chanel su schede video più basse, ma oggigiorno si può usare il dev senza alcun problema. Ovviamente l'FP8 se non avete tanti giga di VRAM, ma io vi consiglio di usare i GUF. Fate riferimento alla guida anche sui GUF per capire cosa sono. Ci sono questi 3 blocchi di caricamento: il caricamento modello in sé, cioè il modello normale, e il modello GUF. I GUF sono quantizzati e sono più ottimizzati lato VRAM, anche se a livello di velocità tendono ad essere un pochettino più lenti. Io generalmente uso il Q8 che è paragonabile all'FP16. Successivamente ci servono i clip L e il T5XXL, dopodiché il VAE. Se seguite le mie guide avete già tutte queste cose. Per chi non le ha, basta che va in Manager, come dicevo prima, Model Manager, qua scrivete Flux e potete scegliere quale scaricare. Dovete ovviamente cercare il modello. In questo caso è Chanel, la versione un po' più veloce, ma che non vi raccomando più di usare perché è turbo e fa una qualità più bassa, o se no il Dev. In questo caso quello da FP8, che è sicuramente consigliabile un po' per tutti, altrimenti ci sono i GUF che vanno dal migliore, che è il Q8, a scendere fino al Q2. In base alla vostra scheda video dovete scegliere che opzioni fare. Considerate che il migliore è l'FP16, poi ci sono i GUF Q8 e Q6 direi, l'FP8 è lo stesso livello del Q6 dovrebbe essere, e poi si scende col Q5. I clip invece, se cerchiamo il T5, anche qua abbiamo la scelta fra la versione FP16, FP8 oppure i GUF. Stessa cosa se cerchiamo il clip L, abbiamo qua il clip L che ci serve per generare, e poi se cerchiamo Flux VAE abbiamo il VAE di Flux. Se voi li fate da qui, li mette direttamente nella cartella che servono. Se li scaricate voi dovete seguire la guida e capire dove metterli. Come dicevo prima, non vediamo tutto da capo perché diventerebbe un video lunghissimo. Io imposto il Q8, dopodiché il clip L va bene ma gli metto il T5 Q8 e il VAE io ho anche il BF16. Ricordatevi sempre che il BF16 è solo per chi ha le schede video Nvidia RTX 30 a salire. Siccome stiamo facendo una generazione natalizia, un LoRa può aiutare. Io ne ho trovato uno interessante su CVTI, ovvero questo qui, Flux Christmas Living Room. Vedete, lui crea una stanza diciamo natalizia ed è sicuramente un buon modo per partire, per fare in modo che non dobbiate proprio fare da zero tutto quanto. Poi ovviamente ve lo linko in descrizione, voi scaricate da qua e dovete metterlo nella cartella dei LoRa. In ConfUI andate in Models, dopodiché andate in LoRa's e lo buttate qua dentro. Io ho fatto la cartella Flux 1 per riconoscerli, anche se in realtà ormai uso solo Flux 1 ma una volta avevo diversi modelli, almeno sapevo che questi erano per Flux, perché ovviamente dovete fare attenzione che il LoRa sia per il vostro modello. Se qua c'era scritto Stable Diffusion 3.5 non andava bene per Flux. Torniamo di qua, fate R così aggiorna e qui potete impostare il vostro LoRa. Questo di base non è collegato, dovete collegarlo qua al Model Sampling Flux. Il modello passa tramite il LoRa. Se generate già da tempo sapete già come funziona, quindi è una cosa abbastanza banale. Per chi inizia adesso è come se questo fosse un piccolo modello che si aggiunge al modello originale. Questo è incentrato sulle stanze natalizie, perciò anche se voi non lo spiegate bene qua dentro, lui farà questa cosa. Alcuni loro hanno bisogno delle loro parole, questo non ha bisogno, perciò dovete fare attenzione a questo numero. 1 è il massimo solitamente, anche se si può aumentare, si può fare anche 1 e 1, 1 e 2, ma molti loro sono già fin troppo forti a 1, bisogna abbassarli un pochettino perché sennò vanno sopra al prompt che avete già scritto voi. Se volete metterne più di uno, fate un copia e un incolla e poi passate qua dentro e vi sommerà i 2 LoRa. Potete metterne quante ne volete, ma attenzione che rende un po' complicata la generazione poi dopo, perché un LoRa va sopra l'altro che insieme vanno col prompt, perciò dovete giocare molto di strength model e di prompt. Io non vi consiglio di mettere troppi LoRa perché vi manda un po' in confusione tutta la generazione. Secondo me è meglio stare su uno solitamente. Il Model Sampling Flux io ho trovato questi valori che vanno bene, ma potete giocarci sempre. Mentre per il prompt ho trovato una formula che mi viene abbastanza comoda sempre e che generalmente utilizzo, perciò vediamolo in dettaglio.
Ok, allora vediamo insieme come io solitamente faccio il prompt per Flux. Specifico io solitamente queste due cose perché non è detto che sia giusto per tutti farlo così e non è una regola fissa di Flux fare il prompt in questo modo. E dico solitamente perché non è detto che vada bene per tutte le generazioni. Perciò di base parto in questo modo. Poi se non riesco ad arrivare a un qualcosa di utile cambio il modo di farlo, ma generalmente così mi trovo bene. Vediamolo assieme. Allora, questo è il prompt completo. Io lo divido in sezioni. Non ha una regola precisa, come dicevo prima, perciò non è che deve essere per forza in questo modo, ma vado secondo una mia logica, ovvero il soggetto, gli faccio 2 punti e gli spiego chi è il soggetto, i soggetti, come sono fisicamente. Dopodiché gli dico come sono vestiti e cerco di spiegargli quale soggetto è vestito in un modo e quale soggetto è vestito in un altro, in modo tale da indicargli esattamente dove deve andare a generare le cose. Poi solitamente gli spiego com'è la scena, com'è composto, dove sono loro, com'è il background, come sono le pareti, com'è l'arredamento, tutto quello che può servirgli lo aggiungo in questo pezzo qua. Gli spiego com'è l'inquadratura, cioè come deve farmela, è un mezzo busto, è un close up, è una panoramica, è un qualcosa di particolare. In questo caso qui gli spiego bene come deve essere ripreso, la telecamera dove è bassa e alta, dove dà soprattutto peso l'inquadratura. In questo passaggio solitamente io metto anche come è illuminata la scena, ma volendo potreste fare anche la sezione illuminazione e gli dite c'è una luce gialla che arriva da destra, c'è una luce blu che arriva da sinistra, c'è una luce soffusa. Io preferisco dividere tutte queste cose. Generalmente la luce la metto in questo pezzo qua particolare. Infine metto il testo. Se ci deve essere una scritta, qua gli spiego dov'è la scritta, come è fatta, che font ha e tutto quello che può servirgli. Se voglio migliorare il risultato, dove ho il soggetto gli dico che sta tenendo in mano qualcosa con una scritta e poi la specifico meglio in questa parte. Se avete bisogno di aggiungere altri pezzi li aggiungete qui seguendo questo stile, mettendo sempre che cos'è quel paragrafo lì, 2 punti, gli spiegate com'è. Ripeto, io lo faccio così e mi trovo molto bene. Non è detto che vada bene con tutte le generazioni, se mettete un LoRa particolare, se usate modelli particolari, tutto dipende sempre, ma questo lo sapete già se generate. Però andiamo a vedere come continuare la generazione. Incolliamo dentro il prompt. Come dicevo prima abbiamo il soggetto, i vestiti, la scena, l'inquadratura e il testo. Se dovete aggiungere altro, aggiungete i blocchi facendo sempre questa descrizione. Questa non è la forma ufficiale per come scrivere il prompt con Flux, è una delle tante, non è necessario farlo per forza così. Io mi trovo comodo perché vedo che segue molto in questo modo, ma non per forza completamente, perciò dovrete andare tanto ad affinare il vostro prompt. Per esempio una cosa che io ho messo ma non farà mai se non lavorandoci veramente tanto su è questa, cioè di dirgli che deve essere senza barba e rasato, ma non lo fa. A Flux piacciono gli uomini con la barba e determinate linee del viso. Infatti veniva abbastanza preso in giro Flux perché fa sempre il mento in un determinato modo. Esistono dei loro per evitare che faccia il mento in quel modo. Ecco un modo per forzarlo a fare determinate cose e aggiungere il LoRa che trovate su CVTI o dove volete, che va ad aiutarvi a fare quella determinata cosa. Qui abbiamo la risoluzione. Io ho fatto 3 blocchi perché sono 2 altezza e larghezza se li inserite custom, o se no ci sono le risoluzioni di Stable Diffusion XL che vanno sempre bene. Ma se volete usare questi blocchi semplicemente collegate l'altezza a height e collegate la larghezza a width e lui automaticamente la passa alla latent e al model sample in Flux. Questa risoluzione secondo me va abbastanza bene per fare i biglietti perché è in verticale e non è stretta come un 16 noni, ma è un pochettino più larga. Fate conto che vi prende abbastanza bene la metà di una 4. I valori di generazione io avevo messo 40, days e simple. Di base il dev partiva da 20. In base alla vostra scheda video scegliete quanti step mettere. 40 genera molto bene la dev, però è anche più pesante. Ovviamente abbassateli se avete una scheda video che non ce la fa. Anche il sampler name e lo scheduler potete variarli perché ogni volta può darvi un risultato diverso in base alla vostra generazione. Lasciandolo così, proviamo a farlo generare e vediamo la prima generazione. Ok, completato e ci ha fatto questa immagine.
Se qualcosa non viene perfettamente, spesso basta rigenerare per avere un altro risultato, come sempre in queste cose, oppure mettersi qua e cambiare un attimo il prompt. Il LoRa, come dicevo, va molto a influire, perciò se non ne uscite fuori modificando il prompt, quasi sicuramente migliora abbassando questo valore. Fate 0,60, 0,70, scendete, toglierà sempre di più l'effetto, ma almeno vi segue sul prompt, perché alle volte il LoRa entra veramente troppo forte sull'immagine generata. Ma mettiamo che vogliamo fare un biglietto più personalizzato, al di là di una semplice immagine di Natale. In questo caso ci viene in aiuto Reactor. Se vi basta un biglietto di Natale semplice, con una grafica, con un disegno, un animale o qualcosa di particolare, potreste essere già a posto così. Però magari vorreste mettere il vostro viso, il viso di qualcun altro dentro il biglietto su qualche personaggio che avete fatto. Allora in questo caso io uso Reactor. Mi sono sempre trovato bene con questo nodo, anche se ce ne sono molti altri più recenti anche, nonostante questo comunque venga aggiornato, però lo trovo incredibilmente veloce, semplice e funzionale. Perciò ve lo consiglio e andiamo a vedere come usarlo. Per parlare di Reactor dobbiamo fare una cosa prima. Chiudiamo il prompt dei comandi, lui ci avviserà che non è più connesso. Il browser possiamo anche non chiuderlo perché a questo punto è completamente inutilizzabile senza il suo prompt dei comandi aperto, e andiamo sulla pagina GitHub di Reactor. La spiegazione di come mettere su Insect Face l'avevo fatta per Forge, è praticamente la stessa cosa, solo che capisco che dirvi guardatevi quella guida e applicate la ConfUI non è proprio così semplice, perciò vediamolo insieme questo passaggio. Qua aprite questa parte, saltiamo questi due punti perché sono opzionali, cioè decidete o installate questo o questo o questo. Facciamo questa versione che è la più semplice e migliore, perché almeno evitiamo di installarci Visual Studio e altri programmi Microsoft che non ci servono a niente e che vanno solo a riempire il sistema di roba. Facciamo clic qui e ci spiega come dobbiamo proseguire, perciò andiamo nella cartella di ConfUI, questa proprio a monte, non quella dentro. Qui in alto fate cmd e vi apre direttamente la cartella nel prompt dei comandi. Copiamo questa parte qua e fate tasto destro qui nel prompt, ve la incolla, fate invio. Vi dice che versione di Python avete in ConfUI. Attenzione, non a sistema, in ConfUI, perché ConfUI se ne frega del vostro sistema, ha tutto quello che le serve qua dentro, nel suo Python embedded. Voi potreste avere anche Python 3.9 a sistema, lui non gliene frega niente perché gli interessa sapere quello che c'è dentro alla vostra ConfUI. Qui dobbiamo scaricare Insect Face per il Python che avete. Io nel mio caso ho la 3.12, se voi avete la 3.10 scaricate questo, se la 3.11 questo, fate clic, parte subito a scaricare, pesa pochissimo, a me è già finito, e dovete metterla proprio in questa cartella, così. Vedete che c'è scritto CP312, se fosse stato per Python 3.10 sarebbe 310, per il 3.11 311. Fatto questo abbiamo ancora il nostro prompt aperto, dobbiamo andare a questo punto, il 4, e consiglia di aggiornare il pip, che è il sistema che usa per aggiornare i pacchetti. Perciò copiate questa parte qua, tasto destro o incolla e ve lo mette subito e fate invio. Lui controlla che versione di pip c'è e dice che è già aggiornata la mia, che è la 24.3.1 in questo momento. Ora guardate questa parte qua sotto di ConfUI. In base al Python che avete in ConfUI dovete copiarvi questo pezzo. Per esempio io ho il 3.12 e devo copiare tutto questo pezzo fino a qua. Vedete che è la cartella con Python gli dice di usare il pip per installare il pacchetto che gli sto dando io, perciò faccio copia, vado qua, faccio tasto destro e do invio, ma in questo caso non lo do invio perché io ce l'ho già installato e non vado a fare pasticci sulla mia cartella che è già molto permalosa, la cartella di ConfUI. Però nel momento in cui date invio lui parte, fa l'installazione e ovviamente si parla sempre di installazione, ma non c'è nulla che installa sistema, lo mette solo nella cartella di ConfUI ma lo mette nel modo corretto. Fatto questo potete chiudere, avviamo nuovamente ConfUI. Questo file qui potete cancellarlo una volta che è finito, non è necessario lasciarlo qua. Ok, ci ha riaperto ConfUI, facciamo workflow open, sempre nella cartella dove eravamo prima abbiamo due workflow, image to image e text to image. Vediamoli uno alla volta. Allora, image to image, anche in questo caso appena lo aprite, se non avete Reactor vi farà tutti i nodi rossi, vi farà l'elenco di quello che vi manca, poi fate manager, install missing custom node e fate lo stesso procedimento di prima.
Questo workflow non è solo un image to image, ma io l'ho fatto anche con un refiner, perché alle volte magari può tornare utile avere un procedimento dopo che vi sistema l'immagine, cioè partite dalla vostra che dovete cambiargli la faccia, poi successivamente con Florence crea un prompt da solo e vi va a migliorare l'immagine finale con un denoise veramente basso. Se tutto questo passaggio non vi serve perché voi volete solo cambiare la faccia all'immagine originale, potete o cancellare tutti i nodi e lasciare semplicemente questo che esce fuori così in Save Image, oppure bypassarli grazie a questo nuovo menu che hanno messo, per esempio caricamento modello, caricamento clip, model sampling, caricamento l'ora, VAE, Florence, prompt, guidance, elaborazione, anteprima salvataggio, e dovremmo esserci. Ok, sono diventati tutti violettini perché li ho bypassati tutti. In questo modo vi fa solamente reactor. Se un workflow lo usate sempre senza tutti questi nodi, ovviamente vi conviene copiarvi questi, fare un nuovo workflow e avrete solo reactor. Partiamo dalla parte di qua, carichiamo l'immagine, che è questa qui che ho appena elaborato io. Ovviamente so già che risoluzione ha. Reactor in realtà è molto semplice e molto veloce. Credo possiate mettere anche risoluzioni alte, però è sempre da fare un test, perché lui si occupa solo della faccia, ma non esagererei con risoluzioni esagerate. Questa immagine la passa a questi nodi. Queste impostazioni le ho fatte seguendo anche la pagina di GitHub, dove alcuni valori vengono spiegati, vengono messi in modo molto veloce, e sono arrivato a questa conclusione che va abbastanza bene la maggior parte delle volte. Ovviamente potete sempre pasticciarci sopra. È facile che quando lo avviate la prima volta inizi a scaricare modelli legati a Reactor. Se vi fa errori potrebbe essere perché manca questo modello qui, l'InSwapper 128 vi dice dove metterlo, oppure come spiega in questo passaggio dove abbiamo cliccato prima il link, che se non scarica da solo questo modello dovete metterlo voi nel VBox, ma qui trovate tutte le informazioni se avete errori particolari. Solitamente scarica tutto lui da solo. Per cambiare la faccia però ha bisogno di un input e lo fa in due modi, o con l'immagine come source o come face model. Adesso ho impostato face model, ma lo vediamo dopo. Mettiamo un'immagine di riferimento, ovvero questa. Partite sempre da un'immagine così, arrivate massimo alle spalle, deve vedersi bene il viso, deve essere ben illuminato, va bene anche se sorridete o se fate altro. Vi consiglio di non farlo con gli occhiali, che non sia una foto insieme ad altre persone, che non sia a mezzo busto, preso da lontano, figura completa, deve essere più simile possibile a questa. E ovviamente se un'immagine da 8000x8000, qua cambiategli la risoluzione, io so già che questa è piccola, l'ho lasciata così. Questa potete collegarla a Source Image. Il resto è già a posto così, vi farà vedere la preview, ma adesso vediamo il risultato che dà. A fare questa elaborazione ci mette veramente poco, perciò non immaginate elaborazioni incredibili. Per questo avevo messo il refiner, perché tutto sommato va a migliorare un pochettino l'immagine, però non è detto che vada sempre a fare qualcosa di buono, infatti era proprio leggero il refiner. Vedete, lui ha capito dov'è la faccia, ha cercato di cambiare il minimo possibile e ci ha fatto questo risultato, che tutto sommato mi assomiglia abbastanza a questa persona, senza andare a toccare il resto. Una cosa interessante che potete fare è il modello, perché in realtà potete sempre usare la faccia di una persona, ma magari vi può tornare utile avere qua il caricamento dei modelli fatti da voi, dalle varie persone che conoscete. Per fare questo facciamo una cosa, andiamo in questa cartella ConfUI Models Reactor Faces, facciamo una nuova cartella, la lascio così perché io sto facendo giusto un test, ma voi chiamatela come volete, ma in realtà la cancellerete dopo, quindi non ha nulla di importante, e qua dentro incollate l'immagine della faccia. Io adesso, per fare giusto un test come dicevo, la copio e la incollo diverse volte. Non ha alcun senso fare questa cosa ovviamente, ma qui potete mettere 5-6 foto, 10, non serve averne così tante, però della stessa persona in posizioni diverse della faccia, magari che apre leggermente la bocca, che sorride, e questo teoricamente dovrebbe migliorare il modello della faccia. Non so però effettivamente se va tanto a variare rispetto a una. Io ho notato che la mia faccia la fa meglio, che l'ho fatto con più foto rispetto a mettere solo una foto, però potrebbe essere un'idea sbagliata. Fatto questo, l'abbiamo messa in questa cartella per semplificarci la vita, e come ho detto prima andremo a cancellarla dopo, perché facciamo il modello, ovvero nuovo workflow, da qua in alto fate il più. Qua serve un nodo in particolare che, se avete seguito le mie guide sulla generazione dei video, avete già, altrimenti dovete
dovete installare, o almeno io lo faccio con questo, ma volendo ci sono anche altri nodi di altre suite che lo fanno già. Si chiama Video Helper Suite. Se voi andate in Manager, Custom Node, poi in alto ci scrivete Video Helper e lo installate. Questo mi serve per caricare un insieme di immagini dentro una cartella. Infatti qua facciamo clic qui, andiamo su ConfUI, Models, Reactor, Faces, nuova cartella, ok. Non gli metto nessun limite, lascio tutto perché sono 4 foto in croce. Qua cerco Reactor e gli dico Save Face Model, lo collego con l'immagine, qua gli dico il nome che voglio, in questo caso test, faccio ok e faccio QE e in un attimo lui mi ha creato il mio modello test con l'immagine che voglio io. A questo punto potete cancellare la cartella. Questo workflow, se volete tenerlo, ve lo salvate, ma a me non serve, faccio no. Torno di qua, faccio R sulla tastiera e qua dentro adesso ho test. Qui tolgo il source image e qua sotto porto a face model. Ora se io genero, ovviamente fa la stessa cosa perché è la stessa foto con la stessa faccia e non vedremo nessuna differenza, però almeno funziona perché non fa errori, non fa niente. Ma ripeto, questo è utile perché così quando caricate il nodo load face model avete già tutte le persone che conoscete, non dovete cercare foto, non dovete rimettere, non dovete fare altro, avete già tutti i modelli e se dovete passargli a un'altra persona gli passate il modello senza passare foto né niente ed è già pronto. Guardiamo l'altro workflow e apriamo il text to image. Questo workflow serve per non dover fare due passaggi fra generazione e reactor, perché semplicemente fate prima la generazione con Flux e lui la manda subito a reactor. Ovviamente è molto più pesante, ma come dicevo prima, se voi bypassate i blocchi e qua uscite con un'anteprima, potrete vedere se la generazione vi sta piacendo. Nel momento in cui vi piace sbloccate i blocchi e gli fate fare anche reactor. A quel punto avete la vostra immagine sistemata con la faccia vostra o di chi volete appiccicata sopra nel modo migliore. Come dicevo all'inizio, potrebbe essere che qualcuno di voi è amante del disegno o di fare qualche scarabocchio o qualche schizzo, perciò potrebbe avere la voglia di trasformare un disegno fatto così senza dover generare proprio da zero. In questo caso ci viene in aiuto Kenny tramite ControlNet e un workflow che avevo già fatto vedere in una guida. Perciò ConfUI come utilizzare quel workflow per elaborare un vostro disegno magari fatto su carta e matita. Apriamo allora il workflow con i Flux Tool, ovvero quello Kenny e Depth. Qui stesso discorso, se vi mancano i nodi, come abbiamo visto prima, tramite il manager e Instant Missing Custom Node. Anche a questo giro vi rimando alla guida che ho fatto sui tools di Flux, non stiamo a riguardare tutto, l'unica differenza è che nel frattempo sono usciti i modelli FP8 che vi consiglio caldamente di usare perché quelli FP16 sono incredibilmente pesanti e trovate il link nei commenti sotto al video. Perciò lo impostiamo come Kenny, qua rimetto sempre il vuoto, qui purtroppo mantiene sempre le cose come è stato salvato il workflow, dovete sempre rifarli da capo. In questo caso l'idea è di partire, come dicevo, da un disegno fatto da voi e solitamente un disegno è similare a questo. Io l'ho fatto con Flux questo qui perché non so minimamente disegnare, ma se voi sapete disegnare credo che possiate arrivare a qualcosa di leggermente simile. Questo è già fin troppo disegnato perché sarebbe meglio se fosse ancora più stilizzato e meno con tutte queste ombre, con questi effetti, perché a lui serve proprio un tratto per fare una cosa migliore, però già così può andare bene. L'unica cosa che dobbiamo andare a modificare è questa. A lui piace che sia su sfondo nero con tratti bianchi, perciò gli diciamo search, invert, così lo invertiamo, mettiamo magari una preview, così capiamo cosa sta facendo e questo lo mandiamo a questo reroute, quindi bypassiamo la creazione della maschera, la facciamo noi. Per il resto qua gli diciamo il prompt come vi dicevo prima, ma io faccio una roba semplice che difficilmente lo farà, però proviamo a farglielo fare e volendo possiamo sempre dargli un lore. Per esempio gli posso associare questo qua che mi piace molto dal Fantasy Movie e lo facciamo generare. Come dicevo prima, date priorità ai modelli FP8 perché sono veramente pesanti i modelli originali. Bene, ci ha completato, come dicevo prima non ha seguito molto il Cyberpunk, ma è anche normale perché è un prompt troppo breve, troppo corto, vi consiglio di farlo come prima. Questa è la maschera che ci ha creato e come dicevo è anche fin troppo elaborata per il Kenny perché a lui servirebbero proprio delle linee, addirittura potrebbe andare meglio per il depth per come è fatta, però è per farvi capire perché probabilmente voi se fate uno schizzo lo fate in modo meno dettagliato, però a lui serve che sia così, cioè le linee devono essere bianche su sfondo nero.
Usando questa mappa lui crea poi l'immagine sul prompt che gli avete dato. È un mix di cose, adesso in questo caso gli ho messo anche l'ora, dovete giocare un po' con tutto e pian piano sicuramente arrivate a un bel risultato. Questo è molto utile se a voi piace disegnare, avete già degli schizzi vostri e non volete far fare tutte le AI, oppure generando da prompt non arrivate proprio al vostro risultato e preferite farlo a mano e a quel punto lavorate sul risultato che vi dà partendo dalla vostra maschera. Essendo tutte queste delle elaborazioni solitamente pesanti, non facciamo mai risoluzioni molto alte. Ci viene incontro allora il workflow che avevo fatto per fare l'upscale, ma in questo caso utilizzeremo quello con l'aggiunta di Detail Daemon, che aumentava anche la qualità del risultato finale. Perciò vediamo come migliorare queste elaborazioni per poterle poi stampare con una qualità maggiore in modo da avere un buon risultato alla fine. Vediamo perciò come migliorare le immagini per arrivare poi a stamparle. Facciamo Open e andiamo su Detail Daemon ControlNet Upscale. Come ho detto negli altri passaggi, anche per questo workflow ho fatto una guida. In realtà sono due guide, perché una è relativa all'upscale tramite ControlNet e l'altra con l'aggiunta di Detail Daemon. In questo passaggio cosa fa? Ricarichiamo la nostra immagine, questa qui, e la upscaliamo. Fate moltissima attenzione a questo valore, perché per quante volte lo moltiplicherà. Questa immagine era 800 per qualcosa. Io qua non posso mettergli 4, 5, 6 e fare una roba immensa. Considerate che io di solito vado sul 1,5, perché già così è molto pesante. Io metto il Q8, ma voi mettete anche versioni più basse se avete schede video con meno giga, anche nel T5, così risparmiate RAM. Qua vi verrà scritto a che risoluzione state per elaborare, perciò potete fermarlo nel caso vedete 3000x4000. I passaggi vari li abbiamo visti nell'altra guida, perciò non starò a ripeterli. Volendo, per migliorare potete aggiungere un LoRa che vada a aggiungere qualche dettaglio, però non sempre cosa positiva aggiungere un LoRa in questi passaggi. Qua sopra ovviamente dovete avere il modello di upscale caricato e dopodiché lui parte a migliorare nel tratto finale l'immagine. Facciamolo elaborare e vediamo cosa viene fuori. Completato, andiamo a vedere cosa ci ha fatto. Qua c'è il compiler, come sempre se non vedete i nodi e tutto fate il manager, install missing custom node, è sempre la stessa procedura. Tra l'altro qua c'è anche Florence per fare in modo che non dovete fare voi un prompt ma lo fa lui, e lo fa lui abbastanza bene per Flux. Se non avete già elaborato con questi nodi, lui scaricherà il modello di Florence, che è un modello LLM tipo ChatGPT per capirci, o Llama, che pesa un pochettino. Qua c'è tipo il base, c'è anche il large che è anche meglio, potete mettere BF16 se avete sempre una RTX 30 a salire e vi crea un prompt un pochettino fatto meglio, in modo tale da avere un'elaborazione un po' più vicina all'immagine che avete messo. E vediamo cosa ci ha fatto. Vedete che aggiunge qualche dettaglio, io ho fatto in modo che non fosse esageratamente. Una cosa che può capitare è che vi cambia troppo la faccia e non vi riconoscete più. A quel punto conviene andare a modificare un po' in un programma di editing, magari rimettete la faccia come era prima e il resto lo lasciate sistemato, perché alcune cose le migliora tanto. Dipende dall'immagine in sé, su alcune fa un lavoro veramente fatto bene, su altre va a un po' peggiorare alcuni dettagli. Però ora siamo a 1340x1720, semplificando, ed è già un'immagine che potete pensare di stampare su un bigliettino magari non troppo grosso, e vi assicuro che viene abbastanza bene. Poi se gli fate della post produzione aggiungendo qualche effettino, sistemando i colori e tutto, sicuramente il risultato verrà migliore. E siamo arrivati alla fine e spero abbiate il vostro bel biglietto di Natale personalizzato, fatto con la I, magari con la vostra foto o con qualcosa di divertente, e non il solito bigliettino comprato magari al supermercato, preso da migliaia di altre persone, magari pure uguale ad altri pacchi che avranno altri parenti o altri amici in quel momento. Così anche da dimostrare che l'intelligenza artificiale può rendere più magico anche il Natale.
Allora io ne approfitto perché sicuramente questo sarà l'ultimo video di quest'anno, dato che fra una festa, un'altra, una cena, un pranzo, non credo che avrò più tempo da qui al 1 gennaio di fare un'altra guida. Vi dico quindi buon Natale, vi ricordo che il 24 dicembre non è solo la vigilia di Natale ma è il mio compleanno, perciò se volete mandarmi veramente una 4090 o un biglietto con una 5090 già comprata, io lo accetto molto volentieri, non sentitevi a disagio nel farlo, fatelo tranquillamente. Vi auguro anche un buon anno perché questo 2024 è passato con cambiamenti incredibili fra Flux, generazione video e chissà cosa arriverà nel 2025. Se riesco a inizio anno faccio il recap di quello che è successo durante quest'anno come ho fatto l'anno scorso. Se non siete ancora iscritti allora iscrivetevi e approfittate, fate questo regalo di Natale a me iscrivendovi. Ricordatevi che c'è il server Discord dove potete condividere le vostre creazioni, fare altre domande, cose molto più tecniche dove magari qua non è possibile nei commenti. E allora ci vediamo non solo alla prossima guida ma anche nel 2025. Mi raccomando, fate dei bei biglietti. Ciao.